Bene signori, avete visto? Siamo riusciti a vedere come si vede un video su YouTube. A parte gli scherzi, dai, questo è un video che sinceramente parte tutto da 2 anni fa, quando ho iniziato il canale di YouTube. Dopo circa 2 mesi, io e il mio collega Umberto stavamo pensando a qualche video genialata, tra virgolette, e ho detto, cos'è che potrei fare? Lui mi guarda e mi fa, oh Lorenz, fa un video su YouTube, come vedere un video di YouTube. Praticamente Umberto, il mio ex collega, mi ha detto, il mio caro collega, mi ha detto, Lorenzo, prova a fare un video su YouTube, di come vedere un video su YouTube. E lì per lì ho detto, sì, è una genialata o una vaccata. Però può essere anche che questo video, adesso io l'ho messa così, e poi ieri sera stavo parlando con il mio cognato, gli faccio, ma volevo fare questo video qua, magari in silenzio e tutto quanto, come ho fatto l'introduzione. Poi ho pensato, beh, ma potrebbe essere anche un video di come vedere un video su YouTube e magari certe funzioni che ci sono su YouTube, alcune persone non lo conoscono, quando anch'io non le conosco certe cose. Quindi, quando vi chiediamo, noi creator, di mettere un like, di iscrivervi al canale, di fare un commento, che sono tutte cose che ci servono tantissimo, ci servono veramente tante queste cose qua, e adesso vi spiegherò come farlo. Quindi sono cose semplici, però, come ha detto mia moglie, l'ovvio non esiste. L'ovvio non esiste significa che io non ho, è per forza ovvio, ma forse per te che sai già usare le cose, per te che sai già fare certe cose, ma per tante persone, come ad esempio cambiare l'olio della macchina. Beh, è ovvio, basta mollare sotto, viene fuori l'olio, sì, ok, ma come si fa? Non è così scontato. Quindi l'ovvio non esiste e tante cose non esistono e siamo in tanti e io adesso voglio portare alcuni appunti di come vedere un video su YouTube e di cosa possiamo fare, perché ad esempio la risoluzione dello schermo, che cosa significa? Io adesso sto registrando in 4K, ma se guardo su un cellulare in 4K non vedo tanta differenza di come si vede. Logico, se vado a fare una ripresa delle auto, di un, cosa posso dire, di un bellissimo panorama in montagna, cose del genere, deve essere fatto in 4K, perché dopo quando vado a vedere su una TV grande, un 55-65 pollici, devo avere una risoluzione alta per vedere bene i dettagli. Ma se vado a vedere YouTube e la risoluzione è bassa, quindi un 640x480, cosa me ne faccio di questo video 4K? Cosa significa? Che abbiamo 640 linee per 480 colonne di pixel, di puntini, quindi viene fuori un numero, non so, 1 milione di puntini. Ma se io sto registrando con 400 milioni di puntini, voglio vederli sulla mia TV grande. Quindi vi porterò tutte queste cose qua che servono per far vedere appunto come funziona il mondo di YouTube e lo schermo di YouTube. Quindi adesso ve lo faccio vedere sul computer, poi sul cellulare è la stessa cosa, sul tablet è la stessa cosa, sulla TV anche. Ma sulla TV andate a settare la risoluzione quella più alta, perché sì, ok, consumerà di più per quanto riguarda i dati, però almeno vedo i dettagli e noi che stiamo registrando in 4K ha un senso. Quindi adesso io mi metterò allo schermo del mio computer, che è qui, e adesso ve lo registro, e così mi metterò il video qua. Adesso anche questo è una cavolata. Come faccio a registrare lo schermo del computer? Che può essere anche ovvio. È ovvio, torno a ripetere, per tante persone che magari non lo sanno. Cattura, scrivo cattura sotto qui dove c'è scritto cerca, scrivo cattura, ok, strumento di cattura, faccio ok, bene, faccio dove c'è il simbolo del video, ok, registra, qui, faccio registra, e poi faccio nuovo. Vado a catturare tutta la schermata, quindi clicco così e apro e catturo tutta la schermata. Bene, adesso io vado su, faccio partenza, quindi partenza, e lui fa 3, 2, 1 e inizia a registrare. Bene, adesso andiamo su YouTube, quindi dove c'è il simboletto appunto di YouTube. Faccio YouTube e apro. Adesso io vado via dal mio account e vado su un account dove
non sono ancora registrato, così vi faccio vedere anche appunto come registrarsi al canale. Adesso cosa facciamo? Facciamo partire un video mio di YouTube, visto che comunque non sono registrato, ad esempio questo qua, che è l'infotainment di Renault Captur. Ok, bene, qua abbiamo, questa è la mia schermata. Questo tastino qua mi fa schermo intero. Cosa significa? Che io clicco qua e mi si apre tutto lo schermo, come vedete. Lo riclicco e lui si rimpicciolisce di nuovo. Poi abbiamo questo schermo qua, allora adesso qua sotto abbiamo il volume, che possiamo alzare ed abbassare il volume. Benissimo. E questo è una. Adesso lo abbasso perché così se no mi parla sopra. Faccio riproduci. Qua abbiamo il tastino. Allora partiamo da qua. Pausa. Se vogliamo mettere in pausa, blocchiamo. Play e facciamo partire il play. Poi abbiamo avanti. Posso andare avanti con altri video. Vedete che adesso qua è partito un altro video. Qua abbiamo sempre il volume che possiamo alzare ed abbassare qua. Ma se adesso io qua lo metto in muto, ma devo andare, se alzo qua, devo alzare anche il volume del mio monitor, del mio computer, della mia TV, quello che c'è. Quindi sono due comandi di volume. Poi abbiamo questa riproduzione automatica, quindi quando io vado adesso io sono andato sopra l'icona, diciamo la miniatura qui del mio video, e parte in automatico. Oppure posso disattivare questa funzione qua. Da qui disattivo la funzione parte in automatico. Quindi io vado sopra qua e adesso lui mi ha ripreso perché sono già stati visti questi video qua. Quindi, e questa è la riproduzione automatica. Qui cosa sono? Ci sono i sottotitoli. Allora, non tutti, ma alcuni attivano i sottotitoli nel loro canale, perché magari anche per altri, diciamo se uno vuole mettere in inglese, in tedesco, quindi per altri stati. Cosa faccio? Allora, vado qui, attivo e disattivo, vedete che sotto vengono fuori scritte le parole, qui, che sono quello che sto dicendo io, e lo disattivo. Poi ho impostazioni, qui posso mettere volume stabile, annotazioni, sottotitoli disattivati, però qui ci sono tutte le lingue, volendo, che posso vedere il mio video. Metti che sono in Francia, voglio vederlo in francese, io premo Francia e mi vengono fuori i sottotitoli in francesi. Queste devono essere fatte però dai creator. Io ad esempio metto quasi tutte le lingue, quelle più utilizzate o dove vengono visti i video. Poi c'è riducere d'icona, quindi lo riduciamo qua, come vedete, oppure adesso lo riallargo. Bene. Poi abbiamo modalità cinema, ok, che quindi si vede così, dipende anche dallo schermo che avete. E poi abbiamo schermo intero, che è quello che vi facevo vedere prima, potete farlo tutto schermo oppure ridurlo. Ed eccoci qua. Poi quello che vi chiediamo noi, signori, iscrivetevi al nostro canale, che così ci aiutate a crescere. Più iscritti ho e più viene visto i miei video e più riesco a portarvi altri contenuti. Quindi qua dove c'è scritto iscriviti, quella scrittina qua dove c'è scritto iscriviti, cliccatela, non costa nulla, basta solo premere iscriviti, iscritto, non devo pagare nulla, però mi aiutate a me a crescere e a diventare e a portarvi altri contenuti e a essere sempre più visto. E questo è il piacere più grande che tutti noi creator chiediamo, quella dell'iscrizione. Il mi piace, questo like qua, questo dito tirato su che mi dice bene, mi è piaciuto il video, ok, sì l'ho visto il video, mi piace, questo è importantissimo. Più like abbiamo e più vengono visti e più vengono pubblicati, basta cliccarlo, così lo disattivo e così lo attivo. Questo è importantissimo. Condividi, anche qua volete condividere lo schermo con qualcuno, cioè il video che state guardando, volete mandarlo a qualcuno a WhatsApp, volete mandarlo via Gmail, volete mandarlo a qualcuno, il link, scrivete condividi e qua potete mettere WhatsApp, Facebook, mail e altre funzioni. Poi c'è scarica, questo potete farlo se avete YouTube Premium, se non sbaglio, e basta. E se adesso faccio scarica, ah sì, ok, me lo fa il download perché sono iscritto. Ok, potete scaricarvelo nel computer, anche se non siete premium. Una volta era solo per premium se non sbaglio, vabbè, elimina, adesso non lo scarico. Ecco, questo qua è il grazie, questo è stato aggiunto dopo
praticamente adesso io sto facendo dei video tutorial anche, che magari come disattivare il talkback, come passare i dati, ok. Forse questo non lo sanno tutti, ma io voglio dire un grazie, ma non mi basta solo un mi piace, voglio diciamo dare dei soldi, una piccola mancia, tra virgolette, di come del video che abbiamo fatto. Quindi io schiaccio grazie e qui posso scegliere quanti soldi voglio dare a questa persona qua. Più soldi dati, meglio è, perché la persona che li riceve, ecco qua. E quindi questo è anche importante. Io fino adesso in 2 anni ne ho ricevuti 3 sui video di talkback, quello di disattivare il talkback. Fa sempre molto piacere, sono 2 euro, sono 3 euro, sono 5 euro, però fa sempre molto piacere, e in più il vostro commento verrà messo in alto come tra i primi commenti. Poi abbiamo i 3 puntini qua, che qua facciamo clip, e magari non so, voglio fare un pezzo di questa clip qua, di questo video, e inviarlo a qualcuno da qua a qua, da qua a là, e posso fare quello che voglio. E poi faccio condividi clip, anche questa è una bella cosa. Faccio annulla il clip, ok. Poi c'è salva, se volete salvarlo, o segnala. Ecco, questo è un po' più brutto. Segnala significa quando ci sono magari dei contenuti che non vanno bene, oppure ci sono delle parolacce o dei video che ci sono scene che non dovrebbero esserci, e qua vi ho fatto scritto segnala e potete segnalarlo. Questo è il quant. No, manca una cosa, manca la risoluzione. Allora, su impostazioni, velocità di riproduzione, qua potete fare, sì, perché siamo passati dai sottotitoli a tutte queste qua. Mi manca queste cose qua. Velocità di riproduzione, vedete, questo qua è personalizzato, potete fare 1x, 2x, magari volete vedere un video molto veloce, che è lungo, potete vedere anche in velocità più alta. Time di sospensione, qui mettete un video in loop, magari non so, dei panorami, eccetera, potete dire spegniti dopo tot tempo. Qualità, questa qui è la cosa forse più importante. Automatica 720x, questa qua è la risoluzione più bassa. Automatica 720 è la via di mezzo, scusate, non la più bassa è 144. Allora, la risoluzione cos'è? Se io adesso sto registrando in 4K, che è questa risoluzione qua, e dopo vado a vederla in 720, è inutile che sto registrando in 4K per poi vederlo così bassa la risoluzione. Però, ad esempio, se io adesso vado a vedere questo video qua, cambio la risoluzione, metto 4K, devo avere anche uno schermo che supporta il 4K, devo avere anche una TV. Significa che tutti i dettagli, tutti i puntini che fanno l'immagine sono superiori, quindi ho il massimo della risoluzione. Come è stato registrato, viene messo anche qua. Registrare in 4K significa anche occupare più spazio, significa anche metterci più tempo a caricare i video, eccetera, però abbiamo una risoluzione, un dettaglio che è impressionante. Quindi adesso per lo schermo del computer, secondo me, togliamo intanto i sottotitoli, eccoci qua. Per la risoluzione del computer, secondo me, già quando abbiamo un 1080, quindi in HD, basta, o anche 1440. Se avete una TV grande dai 50 pollici in su, mettete in 4K, perché là vedete la qualità di registrazione e di dettagli che aumenta tantissimo. Bene, quindi adesso siamo arrivati al dunque. Io penso di avervi detto tutto quello che c'era. Blocco qua la registrazione. Ecco qua, vedete, adesso io ho cliccato sopra il bottoncino rosso ed ho fatto il blocco della registrazione. Adesso questa registrazione qua io devo anche salvarla, però. Quindi adesso vado qui e faccio salva, altrimenti la perdo. Salva, scriviamo video YouTube, scriviamo video YouTube e la salviamo. Dove la salviamo? Desktop, che dopo me lo vado a ripescare per fare questo video qua. Bene signori, quindi questo video qua è un po' ironico, è un po' così, però magari, torno a ripetere, possono essere dei dettagli che magari uno non aveva mai fatto caso o non aveva mai visto e ha detto, ma sì, aspetta che facciamo come ha detto Lorenzo. E così magari mi aiutate a crescere nel canale, mi aiutate a iscrivervi, mi aiutate a mettere questi benedetti like, cioè basta schiacciare il pulsantino like, per voi non è niente, per me è moltissimo, per me, per tutti quelli che fanno video su YouTube è importantissimo, perché le classifiche vanno in base ai like, ai commenti e agli iscritti. E quindi se vi piace come sto facendo i video, che sono dei video diversi dagli altri, mettete un bel like, iscrivetevi, non costa nulla.
ho il 4% di iscritti su tutte le visualizzazioni. Cioè, ho 6 milioni di visualizzazioni e 17.000 iscritti quasi, che è una percentuale un po' bassa, ma forse perché magari tanti non sanno che iscriviti e magari dovrebbero mettere seguimi, che forse iscriviti sembra che devi pagare qualcosa per iscriverti, invece non devi pagare niente. Bene, penso di avervi annoiato abbastanza. Signori, grazie a tutti per aver visto il video, grazie a tutti quelli che si iscrivono, grazie a tutte le persone che io non pensavo che un domani riuscivo a parlare davanti a quasi 17.000 iscritti, che sono tantissimi, aver fatto 6 milioni di visualizzazioni, che sono tante. Ringrazio ancora il mio caro Umberto, il mio ex collega di lavoro, per tutto quello che... anche per quel video là, ma poi anche perché il canale è partito anche grazie a lui e alla Lisa, che sono i miei due ex colleghi, per scherzo, e oggi siamo qua a parlare di YouTube, a parlare di tante altre cose con quasi 900 video ormai che ho fatto. Ringrazio anche tutta la mia famiglia e a Davide, Davide è il mio cugino, amico, tutto quello che è, per questi video che abbiamo fatto e che mi ha aiutato, che magari ogni tanto mi dà dei consigli, mi sprona. E niente. Grazie a tutti signori. Arrivederci.